Benvenuti su Deriver Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi parleremo di questo alimentatore della Elind che ho risistemato perché aveva il galvanometro rotto e l'ho sostituito con questo qui digitale. Sicché nel video vedrete tutte, le varie fasi della lavorazione. Intanto voglio ringraziare Franco Maria Nardini che ha dato una donazione su PayPal e poi i nostri nuovi iscritti che sono Dario Gautieri, Mefisto65, Orfeo Massimo Rebecchi e Maurizio Negro. Me lo sono scritto sul foglietto perché ovviamente me li sarei dimenticati. Prima di farvi vedere più da vicino l'alimentatore, io vi ricordo se vi piacciono i miei video di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di commentare, che io rispondo sempre a tutti, e se qualcuno vuole può abbonarsi al canale in maniera tale che avrà alcuni vantaggi quali le anteprime sui video che farò e altre cosine interessanti. C'è anche una pagina per chi vuole fare una donazione su PayPal Me e può praticamente, se vuole, donare quello che gli pare, anche un caffè, perché ovviamente con le vostre iscrizioni o donazione io comprerò del materiale che userò per fare video sempre più belli. Allora passiamo a questo alimentatore. Questo alimentatore è pesante, massiccio, si può definire praticamente, non vorrei dire un professionale, ma almeno un semiprofessionale, e è un apparecchio che era molto valido. Anche hanno fatto diversi modelli, hanno fatto il modello che era questo con il galvanometro, e poi hanno fatto un modello digitale che non ha ovviamente questo tipo di display, ma ne ha un altro. Comunque io l'ho modernizzato mettendoci questo volmetro amperometro. Sicché seguite il video, andate avanti nel video e niente, vedete tutto quello che ho fatto di questo alimentatore. Allora, l'alimentatore è stato smontato, anche il pannello davanti sono riuscito a smontarlo, anche se ho ammattito un attimino perché i fili erano veramente molto corti, e qua ci sono tutti i pezzi smontati dell'apparecchio. La spia, come vi avevo già fatto notare, si è spaccata, sicché vedrò all'inizio pensavo di rincollarla, ma vedrò di ripararla in qualche maniera, di sostituirla in qualche maniera. Questo è il pannellino che verrà rifatto per montarci praticamente un volmetro amperometro digitale al posto di quello analogico che c'era, che è guasto purtroppo. Allora, una delle prime cose da fare, prima poi di montare anche gli strumenti, è tararli, perché gli strumenti cinesi non è che siano tarati molto bene. Questo va tarato sia come volmetro che come amperometro. I trimmer per la taratura non so se si vedono molto bene. Questo qua fa gli ampere e questo qui tara i volt. Per la taratura si può usare o un calibratore o, come in questo caso, io ho usato questo, vediamo un po' se lo inquadro, questo strumento qui, che è un alimentatore calibratore. Infatti, se vedete, non ha le manopole per regolare il voltaggio, ma ha il contraverse che ora segna 12005. Ora l'ultima cifra non è precisissima, ma le altre 4 cifre sono molto precise. E se andiamo a leggere sul 3401 dell'HP, ci vediamo che abbiamo ora precisamente 12 volts, sicché noi dobbiamo tarare questo strumento, che
che ora segna 11,98, portarlo precisamente a 12 volts. Una volta che sarà a 12 volts praticamente sarà ovviamente tarato. Allora procedo con il trimmer, vedete, sì, si vede lo sposto. 12,04 è troppo. 11,99, mi ci vuole un cacciavite più piccolo, sono trimmer veramente minuscoli. 12,01 è troppo, 11,99 è poco, basta rotarli di niente praticamente. 12. È normale che in questi strumenti anche l'ultima cifra sia ballerina. Comunque ora segna 12 e anche l'HP che è stato calibrato di recente, eccolo qua, segna 12. Sicché diciamo come voltmetro lo abbiamo calibrato. Ora va calibrato come amperaggio. L'ho imposto e ve lo faccio rivedere. Ecco, ora abbiamo attaccato a questo carico elettronico. Qui è la corrente che circola, l'ho attaccato più vicino che sia possibile perché così non c'è, diciamo, dei problemi di cavi che potrebbero falsare la misura. Allora, 1 ampere è preciso abbastanza. Se lo porto qui su 2 ampere scarta un attimino perché questi strumenti non è che siano così precisi, insomma. E 3 ampere è l'ultima cifra che diciamo non è influente, ecco, il discorso è questo qui, sicché diciamo che è abbastanza preciso e possiamo anche staccarlo. E una cosa che è importante se usate questi strumenti cinesi è che questi amperometri lavorano sul negativo e non sul positivo. Ora lo spengiamo di qua, ora segna 0, lo possiamo staccare tranquillamente. Ecco fatto. Ho rifatto il pannellino, non vi ho fatto vedere quando lo rimontavo per non annoiarvi, tanto vedere uno che avvita delle viti forse non era importante. Ho sostituito la spia, questa qui, che era in realtà questa, che però era cotta praticamente e nello smontarlo si è rotta perché era proprio la plastica rovinata del tutto. Allora l'ho sostituita con questa che praticamente ha le stesse caratteristiche anche se di forma diversa. Ora salderò all'interno i componenti e quello vi faccio vedere un pochino che lo risaldo, anche se non magari in tutto il video, sempre per non tediarvi, e poi una volta rimontato il tutto faremo la prova dell'alimentatore completa, guarderemo, diciamo, la tensione d'uscita se è corretta, guarderemo il residuo d'alternata eventuale che ha e come si comporta sotto carico questo alimentatore che è, ripeto, molto vecchio. Cominciamo con il ricollegare la spia, che non so se si vede molto bene e non so nemmeno se vi vado davanti, ma per saldare non c'è alternativa, diciamo. Pezzettino di guaina autorestringente o termorestringente sarebbe la parola più adatta. Eccola qua. Dopo la scaldiamo insieme e ora colleghiamo il fusibile. Anche qua ci mettiamo 2 pezzettini di guaina termorestringente.
come vedete i cavi sono estremamente corti. Per collegare il fusibile c'ho da praticamente di avvicinarmi, così tanto. Il pannellino è quasi attaccato al, diciamo al telaio praticamente, perché probabilmente prima hanno fatto il pannellino montato e poi a quel punto lì hanno messo la roba sul telaio. Sicché guardiamo un attimino come si può fare al meglio. Questa è piccola, dopo non ci torna. Mettiamo due pezzettini più grandi da tutte e due le parti, se no poi si restringe e non ci entra dentro, tanto dopo si restringe parecchio. Allora partiamo con la parte di sotto. Io ripeto, non vedo nella telecamera quello che sto facendo, che spero di non tapparvi la visione. Ci vorrebbe 7 mani qua, perché con una si tiene il pannellino, con un'altra si salda. Allora sapete che faccio? Ci metto una vite in maniera che stia attaccato il più che sia possibile. Ecco fatto, almeno sta fermo. Prima la parte di sotto, si vede, sì, insomma, spostiamo un po', ecco. E poi l'altro terminale. Ecco fatto, anche qua ci mettiamo la guaina termorestringente e poi la scaldiamo. Ecco qua. Mettiamo dentro anche quella della spia a modino. E la scaldiamo col phon. Perfetto. Allora, ora l'altro passo da fare prima di ruotarlo è, allora, prima di tutto ci metto un'altra vitina, dopo me la preparo qua. L'altro passo è di collegare una parte dell'amperometro. Questi erano i fili vecchi, ci mettiamo, ce li saldiamo, lasciamo un attimino più lungo, non tutto così. Non so se vedete, no, non vedete, mi sposto, eccolo qua, ecco fatto. Scusate le mani. Ecco qua, lo saldiamo qua. Forse era meglio se lo facevo come primo lavoro, perché ora ci si lavora malissimo e vuol dire che sono un bischero.
questo leviamolo di qui per ora. Ecco, c'è veramente poco spazio. È bello l'alimentatore, è cablato molto bene, ma potevano lasciare più spazio per lavorarci. Allora, tagliamo un pezzettino di filo in eccesso. E anche qui ci mettiamo la guaina. E la schiacciamo fin tanto che è calda, in maniera che non scopre i fili. Allora, questo filo rosso che vedete qua, che io lo collego qui sul nero, non è un errore, perché questi amperometri qui vanno sul negativo, sicché il negativo ci ho collegato il filo nero sul negativo dello strumento, mentre questo qui sarebbe il ritorno, praticamente sarebbe il positivo che esce di qui, va nel carico e ritorna indietro, sicché questo filo qui è rosso e va collegato qui e va collegato. Un pezzetto di guaina anche qui, questa va bene, sì, e colleghiamo il filo. Questi amperometri non ci mettono dei fili grandissimi, ma insomma sono 5 cm di filo, va bene comunque. Poi l'amperaggio deve leggere 3 ampere, sicché non è che sia un amperaggio disumano. Ecco qua, allora lo saldiamo. Eccoli. Mi sembra saldato bene da tutte le parti. Recuperiamo la guaina termorestringente che è finita laggiù in fondo, perché è una birbante, è una guaina birbante, e cerchiamo di metterla qua e la saldiamo. E questo è fatto. E qua c'è un altro problema. Allora, questi due fili, poi questo lo collegheremo, queste due resistenze non le vedete, le devo spostare in avanti. L'altro problema è che queste due resistenze erano collegate alla lampada vecchia che, essendo lunga, arrivava qua, arrivava lì e ne faceva da supporto qui. E ora la lampada che ho messo io è molto più piccola, vedremo come si può fare. Però prima di tutto io salderei questi altri due fili che vanno alle boccole, in maniera, questo va qui, questo va strinto,
prendo una chiave e lo stringiamo nei limiti del decente. Non lo vedete? Ecco qua, ecco qua come ci si muove di 1 centimetro, si va fuori video. Strinto bene ma non troppo per non fare dei danni. Ecco fatto. Ecco, poi saldiamo questo filo qui che è la terra che va messa alla boccola centrale. Là, saldato anche quello, e facciamo lo stesso lavoro col filo del positivo. Ecco fatto. La guaina la scaldiamo. E ora un'altra cosa bella che hanno fatto è questo diodo qui saldato qui. Allora, saldato, ora saldiamo, avviciniamo quest'altro e proviamo a saldare anche questo. Che si stacca. Ecco. Là, e anche questa è fatta. Dobbiamo vedere che alimentazione tirano fuori questi condensatori per calcolare la tensione di uscita. Per calcolare, scusate, la resistenza, guardiamo se ci mettiamo una resistenza e uno zener. Intanto colleghiamo il filo ce la farò a dirlo. Intanto colleghiamo il filo che va a leggere la tensione dello strumento, lo lasciamo un po' lungo e lo saldiamo qui sul diodo stesso, così almeno è inutile scorciarlo. Saldiamo qui sul corpo del diodo che va al positivo.
anzi aspettiamo perché ci andrà presa, no, va bene, quell'altra è sul negativo, va benissimo. Ecco fatto, così sulla boccola positiva si va a leggere la tensione. Ora vediamo come poter collegare questi due mostri qui. Ecco le resistenze incriminate. Andiamo a misurare la tensione che c'è sui capi dei condensatori per calcolare la resistenza. Allora ho collegato il voltmetro, accendiamo l'apparecchio, accendiamo e guardiamo quanti volts ci sono. Guardiamo, ci sono circa 46 volts. Circa 46 volts. Ora io ci voglio mettere una resistenza e uno zener. Facciamo due conti, spengiamo, stacchiamo. Allora, l'apparecchiettino lì consuma 10 mA, uno zener 12 volts, 47 volts, 1,8 K, 1,7 erotti. Arrotondiamo a 1,8 K. Allora, mettiamo il tutto, vediamo un attimino. Lo zener è questo, lo vedete arrotolato così perché che dissipano uno zener sono terminali, che se li accorciamo troppo dopo dissipa niente e brucia. Devo collegare qui circa, ecco qua, mettiamo lo zener in questa posizione. La resistenza la saldiamo qui. Ecco fatto. Ora ci saldiamo la resistenza. Quello è il positivo dell'alimentazione e poi facciamo un accrocchio così. Tanto ci sono già altri accrocchi che hanno fatto loro, accrocchi nel senso buono, ovviamente, delle cose volanti. Lo saldiamo. E qui ci andiamo a saldare il filo dello strumento e ora lo saldiamo lì. Fatto. Io direi di rimontare lo strumento completamente, perlomeno la parte dietro, e poi facciamo qualche prova, sicché sposterò le telecamere e compagnia cantante, e poi mettiamo la parte posteriore che è quella con i piedini. Tutto spento, sì, non è che prendo la scossa, lo possiamo richiudere, vediamo un po' se qui è tutto collegato, tutto a modo, non c'è nulla che può andare a toccare da nessuna parte. Questo è qui, perfetto. Allora ci mettiamo le 4 vitine e poi lo giriamo. No, non si vede niente perché, ecco qua, questa è una vite, questa è l'altra vite
e poi ci sono quelle dietro. Ecco fatto. Ecco qua. Ora sposto la telecamera, ve lo faccio vedere dal davanti e via. Allora, l'alimentatore è montato, anche se il pannellino è ancora lente. L'ho collegato tramite questi fili qui a un carico elettronico, così potremo vedere eventualmente a quanto scatta la protezione dell'alimentatore. E c'è un oscilloscopio collegato. L'oscilloscopio collegato è 5 mV per quadretto, sicché questo, diciamo, leggero residuo che vedete è le sonde, i fili che captano, diciamo, spurie per conto suo. Ora accendo l'alimentatore e come vedete di residui, diciamo, alimentatore senza carico ce n'è veramente pochi. Su 12 volts vediamo residuo alternata senza carico, mettiamo 1 ampere di carico, mettiamo 1 ampere di carico, eccolo qua, 1 ampere circa, e non è successo granché, qualche leggera spuria, però non è che ci sia, diciamo, tanta roba, considerando che è 5 mV per quadretto. Proviamo con 2 ampere, è cambiato poco o nulla. Proviamo un assorbimento di 3 ampere, è cambiato, diciamo, cioè, saremo su 2,5 mV massimo di residuo alternata, ma sì e no. Diciamo proprio alternata non c'è, sono più spurie che becca lo strumento per conto suo. Diciamo che l'alimentatore è un ottimo alimentatore. Allora, vediamo quanto lui dovrebbe intervenire a 3,2 ampere. Vi faccio notare che le alette praticamente, vabbè, è pochissimo che le abbiamo accese, però le alette sono completamente fredde. Dopo lo lasceremo un attimino in moto, andremo a misurare la temperatura sulle alette, ma questo è un alimentatore nato per stare acceso e niente, è un trasformatore sovradimensionato, grosse alette, non scalda, non ha bisogno di ventole. Allora, vediamo un attimino. Ora vado a 3,1 ampere, a 3,2 e qualche cosa dovrebbe scattare la protezione. 3,2 non scatta, andiamo, facciamo 3,21, 3,22, 3,23, 3,24, 3,25, 3,27, a 3,27, 3,28 è scattata la protezione. A 3,27 ampere praticamente è scattata la protezione. C'ha giusto uno scarto di poco per evitare che a 3,2 preciso vada in protezione, considerando che lui 3,2 le deve comunque erogare, sicché se andiamo a 3,2 sta erogando il massimo della corrente che può erogare tranquillamente e con le alette fredde. Le alette sono ancora abbastanza fredde, considerando che stiamo dissipando, abbiamo misurato 47 volts prima sui condensatori, mettiamo che ora ce ne sia scesa un po' 45, sono arrivare a 12-33 volts se non mi sbaglio, per 3,2 ampere l'apparecchio sta dissipando circa 105 watt, che altri alimentatori a quest'ora erano veramente bollenti. Io penso che la temperatura sulle alette, ora la andiamo a misurare. Allora, questo qui, se lo vedete, è un termometro della Anna Instrument che lo danno come precisione al 10° di grado, dicono loro. Lo mettiamo qua e vediamo che la temperatura, non so se si vede, sale 38 gradi, 39. Ecco, diciamo che siamo intorno a 55 gradi più o meno. Ora caliamo un po' l'assorbimento
e vediamo per esempio con 2 ampere. Ora andrebbe fatto raffreddare prima. Allora lo faccio raffreddare un attimino e poi si riprende un attimino la prova. Guardiamo con 2 ampere, che di solito è una tensione, una corrente media che si va a misurare a quanti gradi arrivano le alette. Allora, mentre lo lasciavo raffreddare, ho messo poi una corrente di 2 ampere e la temperatura, nonostante diciamo i 2 ampere, sta continuando a scendere, diciamo si attesterà penso sui 44 gradi o giù di lì, che non è malaccio, insomma il transistor lavora praticamente benissimo, sicché questo alimentatore è funzionante, perfettamente funzionante direi. Ultima cosa prima di rimontare l'apparecchio, guardiamo la caduta di tensione che c'è da 0 a 3 ampere. Siamo a circa 12 volts e qualcosa, 12 volts 0 e rotti, sì che 12 volts, e noi lo portiamo a 3 ampere. Con 3 ampere si va a 11 volts 11 volts 96 circa, che diciamo c'è una caduta di circa 40 millivolts se non mi sbaglio, e sono ottimi mi sembra per l'apparecchio, anche perché ripeto ha tantissimi anni questo. Allora ora lo rimonto e poi ci si rivede per i saluti con l'apparecchio rimontato. Eccoci qua, ci siamo per i saluti. Abbiamo praticamente sostituito questo strumento analogico che era guasto, purtroppo non andava più il galvanometro, era proprio rotto, con uno strumento digitale e nello stesso tempo abbiamo salvato l'apparecchio e l'abbiamo modernizzato, perché ci abbiamo messo comunque uno strumento digitale che, anche se non di valore elevato, è sempre un 4 cifre, e sicché con questa visione dell'alimentatore sistemato e perfettamente funzionante io vi saluto, ciao ciao, ci si vede al prossimo video.